Benvenuti a Storie dalla soffitta, il vostro angolo preferito per esplorare la magia e le curiosità della nona arte. Oggi vi porto in un viaggio speciale, alla scoperta di una figura straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nella storia del fumetto italiano e internazionale. Parliamo di Lina Buffolente, una donna visionaria, pioniera e coraggiosa, che ha saputo conquistare un mondo allora dominato dagli uomini, imponendo il suo talento e la sua passione. Siete pronti a scoprire la vita e l'arte di questa incredibile artista? Allora, mettetevi comodi e preparatevi a un'avventura indimenticabile. Immaginate l'Italia degli anni 30 e 40, un paese segnato da profondi cambiamenti sociali e culturali, dove le donne spesso si trovavano confinate in ruoli tradizionali. Ed ecco spuntare Lina Buffolente, una ragazza di Vicenza, nata il 27 ottobre 1924, che già da piccola dimostrava un talento straordinario per il disegno. Non era solo un hobby, Lina aveva la stoffa della grande artista. Trasferitasi con la famiglia a Milano, si diplomò all'Accademia di Belle Arti di Brera, il tempio dell'arte milanese, dove affinò la sua tecnica e alimentò il suo sogno di diventare una disegnatrice professionista. A soli 17 anni, Lina fece il suo ingresso nel mondo del fumetto, iniziando come assistente di Giuseppe Cappadonia. Era il 1941 e la giovane Buffolente cominciò a collaborare con la casa editrice Edital per la collana Albi Mundus. Erano gli anni in cui il fumetto italiano muoveva i suoi primi passi verso una vera e propria identità artistica, e Lina ne fu una delle protagoniste. Fin dai suoi esordi, Lina dimostrò una versatilità incredibile, spaziando tra generi diversi e dando vita a personaggi che avrebbero conquistato i lettori italiani. Durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre il paese viveva momenti difficili, lei continuava a disegnare, collaborando con case editrici come Alpe e Ventura. Una delle sue prime serie di successo fu Petto di pollo, creata con Leone Cimpellin. Un nome buffo, vero? Ma dietro c'era un talento che iniziava a brillare. Negli anni successivi Lina si dedicò a storie di avventura, western e persino fantascienza. Una delle opere più innovative del periodo fu Lupo, una serie di fantascienza pubblicata nel 1945, che la vide tra i pionieri del genere in Italia. E poi c'erano le trasposizioni dei grandi classici della letteratura, come I Miserabili di Victor Hugo e I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Qui Lina dimostrava tutta la sua abilità nel trasformare romanzi celebri in fumetti avvincenti, capaci di conquistare un pubblico di tutte le età. Ma il talento di Lina non si fermava ai confini italiani. La sua arte conquistò anche il pubblico straniero, portandola a lavorare per il mercato francese e tedesco. In Francia creò storie avvincenti come Gallon e Rouletabille, mentre in Germania realizzò episodi di Reino Kid. Era una vera cittadina del mondo, capace di adattare il suo stile alle diverse esigenze editoriali e culturali. Tornata in Italia, negli anni 70, Lina iniziò una lunga collaborazione con la casa editrice Bonelli. Qui contribuì a serie iconiche come Il Piccolo Ranger, disegnando episodi dal 1973 al 1984, e lavorò anche su Il Comandante Mark, diventando una delle colonne portanti del fumetto popolare italiano. Cosa rendeva unico il lavoro di Lina Buffolente? Innanzitutto il suo stile. Ogni vignetta era un piccolo capolavoro, ricco di dettagli e di espressività. Sapeva dare vita a personaggi vibranti, pieni di umanità, e a scenari mozzafiato che trasportavano il lettore in mondi lontani. Ma non era solo questione di tecnica. Nei suoi fumetti si percepiva una sensibilità particolare, un tocco femminile che arricchiva ogni storia di sfumature profonde e universali. La carriera di Lina Buffolente durò oltre 50 anni, un arco di tempo in cui il fumetto italiano attraversò profonde trasformazioni. Lina fu sempre lì, a lasciare il suo segno in un'industria in continua evoluzione. Non era solo una fumettista, era una pioniera, una donna che aveva sfidato le convenzioni e aperto la strada a generazioni di artiste. Nel 1984, Lina ricevette l'Ambrogino d'Oro, il massimo riconoscimento della città di Milano, e nel 2017, 10 anni dopo la sua scomparsa, il suo nome fu iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. Un omaggio meritato a una figura che ha fatto la storia. Eccoci alla fine di questo viaggio nella vita e nell'arte di Lina Buffolente. Una storia che ci ricorda quanto sia importante seguire i propri sogni, anche quando il cammino sembra difficile.
Lina ci ha insegnato che con il talento, la passione e il coraggio si possono superare tutte le barriere. Se questa storia vi ha emozionato, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like per sostenere il nostro lavoro. Condividete questo video con amici e appassionati di fumetti. Insieme possiamo tenere viva la memoria di grandi artisti come Lina. Grazie per essere stati con me e ci vediamo alla prossima puntata di Storie dalla Soffitta.